Ciao a tutti amici del Toro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Toro, tendenze energetiche predestinate per il mese di agosto 2024. La carta della stella. Cari amici del Toro, nuovi desideri, nuovi obiettivi, nuovi studi per qualcuno. Diciamo che quando c'è la carta della stella è come se si ehm, appunto ponessero nuovi obiettivi, nuovi progetti, nuovi, per qualcuno sono anche doni che magari si aprono. mm? Però è un po' la carta del desiderio, è proprio la carta del destino, tra l'altro, la stella. Andiamo a vedere di cosa si tratta con i tarocchi. Come sempre, ragazzi, vi ricordo che le letture sono generiche, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto in descrizione e sempre in descrizione trovate anche i miei contatti, la mail nel caso vogliate scrivermi. Trovate i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, che sono due, uno sui tarocchi e l'altro di metafisica base, e poi c'è anche il link per le previsioni del secondo semestre del 2024. Bene, ok, abbiamo un 2 di spade, scusate, qua ho cambiato stesa, 6 di bastoni, 9 di spade, la sacerdotessa, re di coppe, regina di denari, 5 di bastoni, anzi la metto qui perché è uscita insieme, regina di spade e la carta della luna. Allora ragazzi, questa è una stesa nuova che vi sto proponendo, quindi andrà a sostituire quelle che facevo della prima metà e della seconda metà del mese. La stesa riguarda tutto il mese in generale, non c'è una scansione temporale, quindi prima settimana, seconda piuttosto che terza, però è più specifica per quello che riguarda i vari settori, così non devo fare tanti esempi, non ci si perde tanto nella lettura e credo che possa funzionare bene, insomma. È importante poi per me avere un riscontro con i vostri commenti, ok? Tenete presente che io adesso la sto facendo mensile, però è una lettura che voglio proporre in quelle private che faccio, e consiglierei di farla bimestrale, però se proprio c'è qualche tema che avete urgenza, insomma, di vedere come si evolve, potrebbe essere interessante farla anche a livello mensile. Questa lettura sarà in promozione per tutto il mese di agosto, ok? Quindi ehm, diciamo che sperimentiamo questa nuova lettura, è più breve rispetto alla semestrale, ovviamente, e quindi anche più economica. Per quello che riguarda invece la semestrale, è ancora in promozione, sono gli ultimi giorni di luglio per sfruttare la promozione della semestrale, che è una carrellata generale nel prossimo semestre di vari settori della vostra vita. Sono circa 20 carte. Comunque, per tutte le informazioni mi potete contattare via mail, io ho una lettera di presentazione, ve la mando, ve la leggete con calma e poi ci sentiamo. Bene ragazzi, andiamo a vedere adesso carta per carta e poi vi spiegherò bene settore per settore con i vari casi, single, piuttosto che storie ni, piuttosto che occupati, disoccupati, perché andrò a trattare vari temi. Partiamo da questo 2 di spade. Io qui ho come l'idea che ci sia un, come vi posso dire, non una, sì, potrebbe essere una scelta, mai più eh, una, come sapete, la forbice, no? Che si apre qua nella parte finale è molto più ampia rispetto alla parte iniziale. È come se questa parte finale si aprisse ancora di più.
Ho come questa sensazione che ci sia come un bivio da dover affrontare, da dover... Oh, quante carte che si sono girate. Allora, 9 di bastoni, re di bastoni, 8 di pentacoli, mago e 4 di bastoni. Voglio andare a vedere anche questo 6 di bastoni e il 9 di spade. Diavolo. Ragazzi, io qui ho come la sensazione che qualcuno potrebbe sacrificare il tempo di riposo a favore del lavoro, a favore di qualche progetto che avete in testa, a favore anche di un nuovo inizio, se guardo questo mago. Andiamo a vedere il 9 di spade, re di coppe, e la carta della forza. Qui c'è qualche preoccupazione durante il mese di agosto, ragazzi, di troppo. Avete anche la luna, quindi ci sta il 2 di spade perché ci sono i dubbi, però ecco, tenete presente che il 9 di spade è sempre una carta che parla di preoccupazioni che non hanno motivo di esistere perché il problema per cui voi vi state preoccupando in realtà non c'è più. Quindi è un po' come, ok, andate oltre. Sento che la preoccupazione potrebbe essere per qualche familiare, per qualcuno, qualche amico anche potrebbe essere, potrebbe anche essere qualche, sì, familiare nel senso di fratelli, piuttosto che genitori, cugini, la famiglia intesa in senso allargato, eh. Andiamo a vedere la sacerdotessa. Il Papa. E 6 di coppe. Allora, qua dipende poi se siete già in una relazione oppure no. Però ragazzi, ho come l'idea che qualcuno potrebbe vederci lungo in relazione a un progetto, a una persona. La sacerdotessa è colei che vede oltre il velo. Avete sacerdotessa e sacerdote con un 6 di coppe. Allora, io qui sento che qualcuno potrebbe concretizzare il progetto di diventare terapeuta, ci potrebbe essere come la conclusione degli studi, ci potrebbe essere anche semplicemente solo il dire, ma sai che forse sono proprio bravo, sono proprio brava nell'aiutare gli altri e quindi potrebbe diventare una professione? C'è comunque un qualche tipo di guida con questo papa e la sacerdotessa che potrebbero arrivare durante il mese per aiutarvi con questo progetto, per aiutarvi con questo sogno, per aiutarvi con i figli, per aiutarvi con quelle che sono le questioni, non lo so, ho come l'idea che ci sia come un ritorno dal passato di qualche sogno. C'ho anche la stella qui che me lo dice, il passato me lo dice qui e me lo dice qui, il sogno me lo dice qui, me lo dice qui e me lo dice qui. Quindi è come se ci fosse una nuova speranza. Adesso andiamo avanti, poi ci ritorno. Andiamo a vedere questo re di coppe.
3 di bastoni scusate, 9 di spade. Allora, questo messaggio lo sento molto per chi ha un'azienda familiare. Nel periodo di agosto ci potrebbe essere il bisogno di riposo da parte di uno di questi partecipanti all'azienda, soprattutto se ha una certa età. Io ho l'idea che le preoccupazioni che potreste avere potrebbero essere: ce la farò a fare questo, ce la farò a fare quell'altro, è più una questione pratica, se vogliamo. Non credo che abbiate difficoltà. Quello che vi posso dire è: non fatevi prendere dalla paura. Le cose si risolvono un passo alla volta, manca il cavaliere di pentacoli. Però quando sentite che avete, perché arriva il punto poi di non ritorno, dove io sono in centro, ci sono una marea di cose intorno che devo fare, a cui pensare, e mi perdo, mi fermo, mi blocco, ho bisogno come di qualcuno che mi tiri fuori, e questo qualcuno può essere che nel periodo estivo non ci sia. Magari in vacanza, magari semplicemente ehm, diciamo ha bisogno di riposo. È come se venisse a mancare un certo tipo di appoggio che di solito avete, e la vostra preoccupazione è se ce la farete a fare tutto senza l'appoggio di questa persona. La risposta è sì, ce la fate. Quindi non tritatevi gli amenicoli, ok? E prendete le cose un passo alla volta. Affrontate i problemi primo quando si presentano, perché non sempre le cose di cui noi ci preoccupiamo, ci preoccupiamo, si risolvono. In realtà una cosa come il 94, mi sembra, per cento delle cose di cui ci preoccupiamo non si avvera, quindi è tempo sprecato. Però ecco, quello che mi viene un po' da dirvi è di non farvi prendere troppo dalle emozioni. Andiamo a vedere ok, allora, la regina di coppe è spiegata da un fante di coppe. Da un fante, scusate, da un 5, ho letto 5. 5 di coppe e 2 di coppe. Ho come l'impressione che qui ci potrebbe essere un redirezionamento da un punto di vista lavorativo, nel senso che ho come l'idea che lascerete la vecchia strada per la nuova. Che non si tratta di cambiare settore di lavoro, ma si tratta di cambiare collaboratori di lavoro. Però è molto specifico e ci arriviamo dopo quando vi parlerò del lavoro. Andiamo a vedere questo 5 di pentacoli, un'altra volta alla luna. Tanta paura, ragazzi. E ruota della fortuna. Mm, guardate, aspettate, voglio andare a vedere ancora la regina di spade. 8 di bastoni. E 6 di pentacoli. La luna. Ragazzi, sento che acquisirete una nuova sicurezza verso questo obiettivo. Anzi, tutto questo movimento che state facendo, questa pseudo disperazione del 9 di spade, vi farà bene perché vi strutturerà, vi renderà più forti. Se prima c'era qualche cosa o qualcuno che vi condizionava, sì che da un lato potete perdere questo appoggio, questa collaborazione, ma dall'altro ne guadagnate in libertà. Non siete più condizionati nel fare quello che dice l'altro, per esempio, o nel dover trovare un punto di incontro. Questa cosa vale anche se avete un'attività con il o la partner. Allora, adesso andiamo a vedere settore per settore. Parliamo di amore. Allora, devo dire che tutto sommato è un buon periodo. Per qualcuno ci potrebbe anche come essere l'uscire allo scoperto, il farsi vedere in pubblico.
Però è anche vero che per qualcun altro è come se sì, le cose tra voi e l'altra persona potrebbero andar bene, ma c'è come una sorta di, diciamo, impegno precedente che potrebbe ancora essere attivo da parte dell'altro o dell'altra. Se siete single, ragazzi, tenete gli occhi aperti, perché qui ci potrebbe essere proprio un personaggio nello specifico che potrebbe proprio tentarvi. Vi dirò che brillerete abbastanza, vi si noterà abbastanza in questo mese di agosto e catturerete parecchio l'attenzione e quindi vi devo dire che opportunità potrebbero essercene parecchie, ma soprattutto una persona vi potrebbe colpire. Se avete una relazione duratura da tanto tempo, fate un po' attenzione a non cioè, come vi posso dire, a non rendere la vostra relazione basata troppo sulla materia, cosa facciamo, cosa compriamo, ma più il viversi la relazione, perché ho come l'idea che ci siano dei progetti, dei punti d'arrivo che tendano un pochettino a creare troppe regole che alla fine diventano tossiche. Guardate, per quello che se per caso avete figli, potrebbe essere che qualcuno si sposi, che qualcuno raggiunga un certo tipo di traguardo di studi. Ehm, Ci potrebbe essere, guardate, in realtà ho due figure all'interno della famiglia che mi colpiscono, che sono uno il padre e l'altro un figlio. Io qui ho come la sensazione che la figura grande, potrebbe, diciamo, assentarsi, sia che sia una figura magari che vi aiuta sul lavoro, sia che sia una figura che, non lo so, vi aiuta coi figli. Ho come l'idea che questa persona potrebbe aver bisogno di un riposo, insomma. Ehm, e dal lato dei figli, se sono piccoli, sento che tutto sommato, andrà bene, nel senso che non ci saranno grossi problemi, anzi, sento come uno scatto di maturità da parte dei figli. Se invece sono grandi, sento questo tipo di risultato di cui vi parlavo. Se non avete figli, tenete presente che la parola figli si può sostituire con la parola progetti. Qui sento che ci sarà un'ufficializzazione di qualche progetto, un nuovo inizio di un percorso di studi. Molti potrebbero studiare astrologia, potrebbero studiare tarologia, potrebbero studiare, non lo so, la cabala, quello che sono tutti, diciamo, aromoterapia, erbologia, allora, aromoterapia, tutte quelle robe lì, sono della sacerdotessa, no? Come curare il corpo con la terra. Con le visualizzazioni, i cristalli, i quarzi, vedere il futuro nella sfera di cristallo, l'acqua, tutti i lavori con l'acqua, i lavori di musicoterapia, tutto quello che riguarda, diciamo così, la terapia, può riguardare la sacerdotessa, mentre tutto quello che può riguardare l'insegnamento e l'apprendimento può riguardare il Papa. Quindi scegliete quello che più vi vibra, può essere proprio una via che andrete o a scoprire o a riscoprire nel prossimo periodo. Vi dico, può anche essere che già l'aveste vivo in voi questa cosa, semplicemente come se venisse un po' riscoperto in questo periodo, come se ci fosse una sorta di riavvicinamento. Per quello che riguarda, allora, il lavoro, ragazzi, soldi, investimenti. Allora, qui è come se ci fosse bisogno di espandersi. Come vi dicevo prima, soprattutto se lavorate con una figura anziana, che ho anche la sensazione che per molte persone si tratti del capo o del dirigente o di qualcuno sopra di voi che finalmente va in pensione. Quindi, senza quella figura, sento che è come se aveste più raggio d'azione, più possibilità di guardare ehm,
al futuro, mi viene da dire, di guardare altre alternative per guadagnare piuttosto che altre possibilità di vendita, magari cambiare zona geografica o cose per lo stile. Comunque c'è come una sorta di espansione nel lavoro. Se per caso siete in ferie, ragazzi, vi vedo viaggiare. Magari non sono viaggi lunghi, sono viaggi di breve distanza, magari dove si va e si viene in giornata. Ehm, Però ho come la sensazione che sì, ci sia, guardate, è molto importante questo mese per voi l'acqua. Io non lo so se questo, ehm, c'è come un movimento verso l'acqua, verso il mare, verso le fonti, verso le terme. Sento come questa cosa, ecco. Poi fatemi sapere se risuona. Per quello che riguarda i soldi, ragazzi, devo dire che non andrà male, anche se, insomma, credo, perché avete anche un 5 di pentacoli al contrario, che potreste spendere leggermente di più, anche se poi con la ruota della fortuna vi dico state sereni perché qualche aiuto dal cielo arriva. Ci potrebbe essere un po' di sento come se, doveste gestire delle cose nel quotidiano, non ce la fate a fare tutto da soli e quindi è come se chiedeste aiuto dall'esterno, ma questo aiuto dall'esterno è una spesa non preventivata. Potrebbe essere qualche collaboratore, nel lavoro, potrebbe essere qualche consulente finanziario. Ragazzi, se per caso avete dei soldi in borsa, degli investimenti, insomma, diciamo delle rendite passive, purtroppo sono un po' in decrescita questo mese, eh. Ok, quindi devo dirvi che allora, se guardo il diavolo e guardo il 5 di pentacoli al contrario, quello che sento è che durante tutto l'arco del mese uscirete da questo dubbio, vado o non vado, faccio o non faccio, aspetto o non aspetto, inizio o non inizio, mi aggrappo a quello che ho o vado verso il futuro, che vi dico, molto ha a che fare con la vostra situazione lavorativa, di denaro, piuttosto che di questo progetto nuovo. C'è come una figura intorno a voi che probabilmente, magari anche involontariamente, vi potrebbe condizionare o vi ha condizionato fino ad adesso, insomma, e qui si tratta di togliersi dalla dipendenza affettiva. È proprio quello, con il 5 di pentacoli. È come se a un certo punto vedeste chiare quali fossero le vostre paure, soprattutto le vostre proiezioni, e cambiasse questo modo di vedere le cose. E qui con la morte e la luna tutto mi dice che lascerete indietro le vostre paure. Io sto trattando il tema nella sezione degli abbonati, però quando si parla di integrare una paura non vuol dire farla sparire, perché sì, è vero, le paure si lavorano, ma ci sono certe paure che anche se si lavorano e magari un po' migliorano, non spariscono. Tipo la paura della sopravvivenza è una paura primordiale istintuale che abbiamo, quella non sparirà mai. Ok? Quindi si tratta di appunto integrare le paure e nei video degli abbonati spiego come fare. Però comunque se vi interessa il tema potete cercare anche su YouTube, sicuramente ci sono altri video che lo spiegano. Ehm, Però ho come l'idea che qui vi conviene, vi dico, non c'è un cavaliere di pentacoli, mi sembra strano, però ho come l'idea che dobbiate rallentare il passo e puntare bene l'obiettivo. Cioè, con la carta della stella si tratta innanzitutto le canalizzazioni avvengono meglio di notte, perché di notte si attiva la parte yin, la parte femminile, la parte ricettiva di noi e siccome la giornata è finita, i rumori cessano, insomma si dovrebbe essere più tranquilli e più facile percepire certe energie sottili. Però ho come la sensazione che vi dicano puntate bene l'obiettivo, cercate di capire cosa volete iniziare, che tipo di progetto volete portare avanti, dove vi volete espandere, quali sono le paure e ad un certo punto lasciarle andare. E vi dico, qui la regina di spade mi suggerisce come un siate flessibili, parlate giorno dopo giorno con chi vi sta intorno e cercate un equilibrio.
Qui ho l'idea con i 6 di pentacoli che potrebbero proprio anche arrivare dei contratti, ma per molte persone riguarda gli accordi con se stesso, come vi dicevo un po' prima, no? Va bene ragazzi, andiamo a vedere Osho che cosa vi dice. Sì, io lo sento proprio come, ok, faccio di te, tolgo tutti i condizionamenti, faccio un po' di testa mia. Ah, scusate ragazzi, non vi ho detto, per il lavoro, ehm, allora, se siete disoccupati, guardate, quello che mi viene da dirvi è lasciate passare agosto. Agosto è un periodo difficile per cercare e trovare lavoro. Piuttosto muovetevi verso fine agosto perché molte aziende riaprono in quella settimana lì e si preparano ad assumere per il periodo natalizio e di solito iniziano già verso settembre. Quindi fine agosto, però come l'idea che le prime 3 settimane state tranquilli, godetevi un po' il relax, che tanto preoccuparsi serve a poco, perché comunque è un periodo un po' particolare, agosto. Se siete autonomi, devo dire che non farete molto a livello fisico, a livello pratico, ma la testa viaggerà, che è un piacere, nel senso che vi verranno come in mente nuove idee, nuovi prodotti da proporre, nuovi mercati, un nuovo modo di fare pubblicità. Ci sono delle preoccupazioni, qui avete 2 volte scusate, il 9 di spade, quindi, ma secondo me non sono le preoccupazioni dovute al lavoro in sé, ma al flusso economico. Io credo che il lavoro qui non vi manchi, ma è che avete tante spese. Va bene, andiamo a vedere Osho, che cosa vi dice. Sperimentare e la voce interiore. Abbiamo un 3 di bastoni e la sacerdotessa. Guardate, vi rimetto qua la mail così. Devo dire ragazzi che si tratta proprio di conoscervi senza tutti quei condizionamenti che c'erano magari dovuti a quella figura, certe restrizioni, certi limiti, lasciarsi indietro le paure perché la paura blocca, ok? La paura ci limita, è frutto del nostro ego, la paura, perché ci attacchiamo al risultato. Voglio quel risultato lì, ma ho paura di non raggiungerlo. Vabbè, ma tu non ti attaccare al risultato, anche se non lo raggiungi, almeno ci hai provato, diciamo così. E poi la voce interiore, ascoltate la voce interna. Qui ragazzi, sento come se a qualcuno potrebbero risvegliarsi certi doni, perché avete un sacco di carte che mi parlano di percezione, di roba extrasensoriale, di sensi psichici, di sesto senso, di anche istruzione proprio da un punto di vista dell'esoterismo. Fatemi sapere poi comunque nei commenti ragazzi se vi risuona la lettura. Io spero che vi sia stata d'aiuto, spero che sia più specifica rispetto all'altra, insomma. Se insomma vi è piaciuta potete mettere like, potete iscrivervi, condividere il video o anche lasciare una piccola donazione. Se poi volete iniziare un percorso di crescita con me potete contattarmi via mail per fissare un appuntamento per le sessioni individuali oppure potete anche abbonarvi al canale se preferite andare a vostro ritmo. I titoli dei video sono pubblici, li potete vedere, si tratta di lavori di metafisica e altro, insomma io ho fatto un po' un calderone di 27 anni di studio miei, li ho ripresi, li messi tutti insieme e rimescolati in modo da dare un ordine a quello che io ho imparato per aiutare voi, per facilitare, per sveltire il vostro percorso di crescita. Bene, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!